Ne volevate di più? Ed eccoveli qui. In cosa sono migliori diversi paesi, seconda parte. Cari amici del lato positivo, vogliamo portarvi nei 4 angoli del mondo e farvi conoscere in cosa ogni singola nazione è unica. Tutti sono i migliori in una cosa o varie in particolare. Tutte le nazioni e i popoli del mondo meritano rispetto e ammirazione. E per questo eccovi la seconda parte del nostro video in che cosa sono migliori i vari paesi del mondo. Nel caso vi siate persi la prima parte, trovate il link qui sotto nella descrizione. Buon divertimento! Già che ci siamo, se non volete perdervi altri nostri video, iscrivetevi subito al nostro canale e abilitate le notifiche. Ecco, ora sarete sempre in prima fila. Che ne dite? Stavolta cominciamo dal grande continente africano? Benvenuti in Botswana, la nazione che vanta le 2 più grandi miniere di diamanti al mondo, la Jwaneng e l'Aurapa. La scoperta dei diamanti trasformò il Botswana da una nazione piuttosto povera ad uno dei primi stati africani per PIL pro capite. La sua produzione di 24 milioni di carati all'anno lo rende il primo produttore al mondo di diamanti. Spostandoci verso la Costa d'Avorio, scopriamo che questo paese è il leader mondiale per la produzione e l'esportazione di semi di cacao. Infatti, qui si produce 1/3 del fabbisogno mondiale di cacao. Solo nel 2017 ne sono stati prodotti qualcosa come 180 milioni di tonnellate. Immaginatevi quanta cioccolata si potrebbe ricavarne. Aspettate un attimo, mi fermo a pensarci per un secondo ancora. Ok, fatto. Ora andiamo in Ruanda. Se è vero che sono le donne a governare il mondo, qui è ancora più vero che altrove. Questo paese infatti ha un fantastico tasso dell'86% di occupazione e lavoro femminile, il più alto al mondo. Per capirci, nell'economia più sviluppata al mondo, gli Stati Uniti d'America, lo stesso tasso è solo del 56%. Straordinario, Ruanda! La nostra prossima destinazione è il paese più intraprendente del mondo. Forse pensate alla Corea, al Giappone o agli USA? E invece no, è l'Uganda. Il 28% della sua forza lavoro è proprietario o coproprietario dell'azienda in cui lavora per un periodo di almeno 3 mesi. A proposito, se aveste un business, di cosa vi occupereste? Raccontatecelo nei commenti. Il Niger ha il più alto tasso di natalità al mondo. In media, una donna qui ha 7 figli. Niente di strano che il Niger sia anche il paese al mondo con la popolazione mediamente più giovane. La maggior parte dei suoi abitanti ha circa 15 anni. La Tunisia è il paese con le più severe leggi contro le armi da fuoco al mondo. Infatti c'è solo lo 0,1% di armi da fuoco ogni 100 residenti. Per fare di nuovo un confronto con gli Stati Uniti, lì abbiamo 90 pistole ogni 100 persone. Ora spostiamoci verso Oriente, verso l'Asia. Prima fermata, il Bahrain. Gli abitanti di questa nazione pagano la tassa sul patrimonio più bassa al mondo, addirittura lo 0%. Esatto, 0. Gli abitanti della Turchia sono i più grandi consumatori di tè al mondo. In media, infatti, ogni persona ne beve 3 litri ogni anno. La Mongolia deve essere specializzata nel proteggere lo spazio personale, trattandosi del paese meno densamente popolato al mondo. Per l'esattezza, la sua densità abitativa è di appena 1,75 persone per chilometro quadrato. Questo lo si deve soprattutto alle sue grandi catene montuose e al deserto del Gobi. Dunque ci sono aree molto estese in cui abitano pochissime persone. Che dire, se siete persone introverse potete farci un pensierino. La Corea del Sud è il paese più veloce al mondo per quanto riguarda la velocità di internet. Con 28,6 MB al secondo è 4 volte più veloce della media mondiale, di 7 MB al secondo. Se capitaste in Corea del Sud, quindi, sarà meglio che ci pensiate 2 volte prima di caricare qualcosa online. Sarà visibile online per tutti talmente in fretta che non avrete il tempo di pentirvene. Già che abbiamo visitato la Corea del Sud, non possiamo trascurare il suo famigerato vicino, al nord. E non vi sorprenderà sapere che la Corea del Nord è lo stato più militarizzato del mondo. 1/3 della sua popolazione è infatti un membro attivo delle forze armate. Ora ditemi, qual è il libro più grande che avete mai tenuto in mano? Qualche dizionario, forse? O un'enciclopedia? Bene, probabilmente è comunque minuscolo al confronto del libro più grande del mondo, la pagoda Kathodo, nel Myanmar. Consiste di 1436 pagine, incise sopra 730 lastre di pietra. Il Myanmar è anche la nazione più generosa del mondo. Il 91% della sua popolazione fa abitualmente donazioni in beneficenza. E ora veniamo in Europa, cominciando da un paese difficile da ignorare. La Russia è la nazione più estesa del mondo, letteralmente straripante di risorse naturali.
Petrolio e gas naturale, foreste, diamanti, qualsiasi ricchezza naturale vi venga in mente, la Russia l'avrà. Il paese ha dato i natali anche a famosissimi scrittori e pittori, ma uno dei suoi record non è proprio positivo. La Russia, infatti, ha il più grande arsenale nucleare del mondo, con 7.000 testate nucleari, più delle 6.800 possedute dagli Stati Uniti. Confinante con la Russia c'è l'Ucraina, prima al mondo per produzione di semi di girasole, usati a loro volta per produrre olio di semi di girasole, comunissimo in tutte le cucine del mondo. I numeri sono abbastanza impressionanti, con circa 11 tonnellate di semi prodotti ogni anno. Parlando di olio, c'è un paese che è numero 1 al mondo per un altro tipo di olio. La Bulgaria viene detta la terra delle rose, non a caso. È infatti leader mondiale nella produzione di olio essenziale di rosa. Il 95% viene esportato all'estero e usato nelle industrie cosmetiche e farmaceutiche. Servono quasi 900 kg di petali di rose per produrre appena 1 litro di olio. Non sorprende quindi sapere che ogni anno in Bulgaria vengano raccolte quasi 20.000 tonnellate di petali di rosa. Ora ci spostiamo verso la patria del famoso conte Dracula. In cosa pensate sia prima la Romania? Beh, il 96,1% della sua popolazione possiede una casa, una statistica decisamente straordinaria. Talmente straordinaria che infatti la Romania è numero 1 al mondo per numero di case di proprietà. Dracula, forse posso affittare una stanza, anche per i miei pipistrelli. Nel caso ci siano amici romeni che mi stanno ascoltando, scusate, spero mi perdonerete la battutina sul vampiro. Spostandoci verso la prossima destinazione, eccoci nella bella Lituania, patria di una ricca cucina tradizionale, splendida architettura e incredibile wifi pubblico. Con una velocità di 16,6 MB al secondo è più veloce del wifi di casa di molte persone. Il vicino di casa della Lituania, la Lettonia, ha un bel po' da insegnare a tutti noi, almeno quando si tratta di istruzione. Infatti con un impressionante 99,9% di persone alfabetizzate dai 15 anni in su è il numero 1 al mondo per tasso di alfabetizzazione e capacità di lettura. Ok, ora andiamo a vedere come vanno le cose in Slovacchia. Anno dopo anno la Slovacchia si è presa il primo posto per produzione di auto pro capite. In un paese con appena 5 milioni di abitanti vengono prodotte più di 1 milione di macchine ogni anno. La vicina Slovenia, da non confondersi con la Slovacchia, ha visto negli ultimi anni un deciso incremento del turismo. Forse ha contribuito il fatto che si tratta del paese d'origine dell'attuale First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump. Ma non è per questo che figura nella nostra lista, bensì perché la Slovenia guida la statistica mondiale di persone che hanno un diploma di scuola superiore. Un impressionante 96% della sua popolazione, infatti, ha superato con successo la maturità. Ora andiamo a nord. Un'aspettativa di vita media di 82 anni, sanità ed istruzione pubblica di livello eccelso, tasso di disoccupazione bassissimo, tassazione semplice, scenari naturali mozzafiato e cucina deliziosa. La Norvegia ha vinto il titolo di miglior paese in cui vivere per 13 anni di fila. Le cose non vanno malaccio nemmeno nella confinante Svezia. La patria dell'Ikea, infatti, garantisce alle neomamme 480 giorni di congedo di maternità, mentre 120 giorni sono concessi ai papà. Si tratta del più lungo congedo parentale pagato al mondo. Parlando di pagamenti, secondo voi, quale paese al mondo paga i salari più alti ai suoi lavoratori? Il Lussemburgo. Vanta infatti stipendi medi di 52.000 euro l'anno. Gli insegnanti guadagnano addirittura intorno ai 120.000 euro ogni anno, portando il Lussemburgo in testa anche nella classifica mondiale degli insegnanti meglio pagati. Vi ricordate quando parlavamo della Mongolia come del paese meno affollato al mondo? Bene, se al contrario vi piace stare gomito a gomito con i vostri vicini, vi troverete a vostro agio nel Principato di Monaco. Famoso per i suoi casinò, Monaco è infatti lo stato più densamente popolato al mondo, con quasi 18.000 abitanti per chilometro quadrato. Non facciamoci ingannare dal nome. Sappiamo che la città del Vaticano è in realtà lo stato più piccolo del mondo, con un'area di appena 0,44 km². Ma sapevate che tecnicamente il 100% dei suoi residenti è composto da immigrati? Nel suo piccolo, un altro record. Un altro piccolo ma importante paese a noi molto caro è San Marino. L'antichissima Repubblica è anche il solo paese al mondo dove ci sono più macchine che abitanti. È infatti primo al mondo per numero di veicoli pro capite, 1263 veicoli ogni 1000 abitanti. Sentite il richiamo dell'oceano? Andiamo a vedere come va nell'Atlantico. L'Islanda, secondo i milioni di turisti che la visitano ogni anno, ha gli scenari naturali più belli al mondo.
Nessun problema, tra l'altro, se vogliono condividere online le loro esperienze, dato che l'Islanda è il paese numero 1 al mondo per uso di internet pro capite. Il 92% della sua popolazione è connesso al web. Se state ancora pensando di avviare un business ma avete paura delle tasse e della burocrazia, spostatevi allora alle Bahamas. Non ci sono tasse sul reddito, sul capitale, sui guadagni o su alcunché. La Giamaica sembra avere un tocco magico nello sfornare velocisti che portano a casa ogni genere di medaglie mondiali e olimpiche. Usain Bolt ovviamente è il primo esempio, capace di vincere le Olimpiadi nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4%, non una, non due, ma addirittura 3 volte di fila. Niente male davvero. Panama ha la più grande flotta commerciale del mondo, con oltre 9.000 imbarcazioni. Infatti, gli armatori non devono registrarsi nel loro paese d'origine, per cui sempre più persone scelgono Panama per registrare la loro imbarcazione. La sua posizione geografica molto conveniente, in quanto canale tra 2 oceani, e le ottime condizioni economiche per i proprietari navali sono tra le ragioni principali. Il Venezuela possiede tuttora le più vaste riserve di petrolio al mondo. Con oltre 297 miliardi di barili, il paese sudamericano è riuscito a sorpassare il precedente detentore del record, l'Arabia Saudita, già nel 2011. Forza Venezuela! Infine, facciamo un viaggio lontano verso un paese davvero esotico, la Papua Nuova Guinea. Ufficialmente si parlano 3 lingue, niente di tanto impressionante, lo so, ma il totale delle lingue parlate sull'isola in realtà ammonta a 832. Si tratta del più grande numero al mondo di lingue parlate in un solo paese. Che ne pensate? Conoscete altri record del vostro o di altri paesi? Diteci tutto nei commenti qui sotto. Ricordatevi di darci anche un like e di cliccare su iscriviti per restare qui con noi. Siamo il lato positivo della vita.